Nel video di oggi affrontiamo un argomento estremamente importante. In realtà avevo fatto un video su questo argomento, ma non mi piaceva tanto e ho deciso di rifarlo più bello, più interessante e più ricco. Oggi parliamo dei 6 casi principali in cui usiamo il congiuntivo in italiano. È molto importante, quindi resta fino alla fine. I casi di uso del congiuntivo sono tanti in italiano, ma io voglio rendere questo argomento il più semplice e il più chiaro possibile e oggi vediamo i 6 casi più comuni in cui usiamo il congiuntivo in italiano. Il primo caso, e forse è quello più comune e che forse conosci già, è l'uso del congiuntivo con i verbi di opinione. Pensare che, credere che, ritenere che, immaginare che. Penso che questa situazione sia assurda. In questo caso penso che esprimo un'opinione. Ritengo che gli zoo debbano essere chiusi. Tutti. E lo penso davvero. Ritengo che, esprimo un'opinione, gli zoo debbano essere chiusi. Congiuntivo presente del verbo dovere. Il secondo caso di uso del congiuntivo è con verbi che esprimono volontà o desiderio. Volere che, desiderare che, preferire che. Vediamo degli esempi. Voglio che tu dica tutto ciò che sai. Voglio che indica volontà e quindi uso il congiuntivo del verbo dire. Preferisco che i bambini non giochino con il computer. Preferisco che, esprimo una preferenza. Desidero che non parliate durante la lezione. Grazie. Desidero che e il congiuntivo presente del verbo parlare. Voi parliate. In questo video non tratto la coniugazione al congiuntivo dei verbi, stiamo solo guardando i casi in cui si usa. Passiamo al terzo caso in cui usiamo il congiuntivo in italiano. Usiamo il congiuntivo quando esprimiamo incertezza o dubbio. Dubito che lui sappia quello che fa. Dubito che è un'espressione di dubbio per eccellenza. Dubito che lui sappia quello che fa. Oppure, non sapevo che tu parlassi italiano. Bravo! Non sapevo che. È una cosa incerta, non lo sapevo. E uso il congiuntivo imperfetto di parlare, perché la frase principale è all'imperfetto indicativo. Non sapevo che tu parlassi italiano. Non sono sicuro che i miei genitori vengano a cena stasera. Incertezza, non sono sicuro che. Vengano, congiuntivo presente di venire. Quarto caso di uso del congiuntivo. Usiamo il congiuntivo quando esprimiamo stati d'animo. Felicità, dispiacere, tristezza, speranza, paura. Tutte le emozioni. Vediamo degli esempi. Sono felice che tu venga in vacanza con noi. Sono felice che è un'emozione, la felicità. Quindi sono felice che tu venga in vacanza con noi. Congiuntivo. Oppure, mi dispiace che tu non stia bene. Mi dispiace. Sono triste. È un'emozione. Siamo contenti che siate arrivati. Felicità, siamo contenti che siate arrivati, congiuntivo passato. Il congiuntivo passato si usa quando il riferimento della frase principale è al presente. Siamo contenti adesso. Che siate arrivati è un momento nel passato. Ma lo spiego sempre nel video che trovi qua. Siamo contenti che siate arrivati. Esprimiamo contentezza. Ho paura che il tempo cambi. Forse pioverà. Ho paura che il tempo cambi. Esprimo paura, è un'altra emozione e quindi uso il congiuntivo. Il quinto caso di uso del congiuntivo è con i verbi e le espressioni impersonali.
sono quei verbi o quelle espressioni che non hanno una persona, non hanno un soggetto. Sembra che. Chi sembra? Chi? Sembra. Bisogna che. Non c'è un soggetto. È importante che. È necessario che. È probabile che. E così via. Vediamo degli esempi. Bisogna che parliate per risolvere la questione. Oppure, è necessario che il governo supporti le aziende in difficoltà. Nel primo caso ho usato bisogna che, nel secondo è necessario che. Sono un verbo e un'espressione che non hanno una persona. È importante che voi studiate l'italiano molto bene ed è molto importante che voi guardiate tanti video in italiano. È importante che. Espressione impersonale. Sembra che Paolo e Francesca non vadano molto d'accordo. Sembra che non vadano molto d'accordo. Sembra che, impersonale, e vadano, congiuntivo presente, perché il riferimento è nel presente. Vediamo adesso il sesto e ultimo caso di uso del congiuntivo. Il sesto e l'ultimo di questo video. Si usa il congiuntivo con gli aggettivi e i pronomi indefiniti. Che cosa sono? Sono quegli aggettivi o quei pronomi che non si riferiscono a qualcosa o a qualcuno nello specifico. Per esempio, qualunque, qualsiasi, chiunque, dovunque. Sono indefiniti perché non si riferiscono a un luogo, a una persona o a una cosa nello specifico. Vediamo un esempio. Il cane mi segue dovunque io vada. In qualsiasi luogo io vada, dovunque io vada, il cane mi segue. Qualunque cosa diciate, non vi ascolterò. Qualunque cosa, aggettivo indefinito. Non è una cosa nello specifico. Qualunque. Qualunque cosa diciate, non importa quale, io non vi ascolterò. Congiuntivo. Ovviamente posso usarlo anche al passato. Qualunque cosa abbiate detto, io non l'ho sentita. È nel passato. Qualunque cosa abbiate detto. Un altro esempio. Chiunque voglia parlare con me deve prendere un appuntamento. Sono molto occupato. Chiunque voglia parlare con me deve prendere un appuntamento. Ok? Abbiamo un pronome indefinito, chiunque. Attenzione, avrai visto che le frasi sono di colore differente. Per ogni esempio ho colorato in blu la frase principale e in rosso la frase dipendente. E avrai notato che i pronomi e gli aggettivi indefiniti, e quindi il congiuntivo, è sempre nella frase dipendente in questo caso. Nel primo caso, il cane mi segue dovunque io vada. Il cane mi segue è la frase principale. È una frase che ha senso anche da sola, è la principale. Dovunque io vada è la frase dipendente. Si usa il congiuntivo con gli indefiniti quando questi sono nella frase dipendente. Se sono nella frase principale, no. Vediamo un esempio. Chiunque può entrare in casa mia, se lo desidera. La frase principale, la frase che ha senso anche da sola è chiunque può entrare in casa mia. Chiunque deve togliersi le scarpe prima di entrare in casa mia. Chiunque deve togliersi le scarpe. Frase principale, ha senso anche da sola. Prima di entrare in casa mia è una frase dipendente che non ha senso senza la prima, quindi è dipendente. Va bene? Facciamo un riassunto, usiamo il congiuntivo con verbi di opinione, penso che, credo che, immagino che, con i verbi di desiderio o volontà, voglio che, desidero che, preferisco che, con i verbi che indicano incertezza o dubbio, non so se, dubito che, non sono sicuro che, con le emozioni, gli stati d'animo, sono felice che, mi dispiace che, ho paura che, spero che,
E questo era il 4. Con i verbi e le espressioni impersonali, bisogna che, sembra che, è importante che, è necessario che. In questo caso non c'è una persona, sono impersonali. E il sesto caso è con gli aggettivi e i pronomi indefiniti, qualsiasi, qualunque, dovunque, chiunque, quando sono nella frase dipendente, non principale. Spero che questi 6 casi siano chiari, che i miei esempi siano stati chiari. Sto usando il congiuntivo? E aspetto i tuoi esempi nei commenti qui sotto. Ci vediamo molto 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 presto.